Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato e le cessioni, perché ovviamente dobbiamo prima cedere per poi fare entrare qualche volto nuovo. Manna è stato avvistato a Milano per piazzare Cajuste, ma anche Milinkovic-Savic. Foloruscio non rientra nei piani di Allegri, a quanto andremo a leggere, e c'è l'accordo con il Boca per Ceballos. Poi di striscio andremo a leggere anche una notizia su Beocama, perché si è affacciata l'Arabia Saudita. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte. Da dove partiamo? Partiamo da questo Genoa, perché poi potrebbe inserirsi anche Norton Cuffi in un'eventuale trattativa, anche perché il Napoli è su Calaili, però comunque stiamo trattando dal punto di vista del cartellino, e nel caso dovesse inserirsi qualcuno nell'immediato e diciamo ci sfila il calciatore, siamo pronti con il piano B, che potrebbe essere anche Norton Cuffi del Genoa. La seconda pista, infatti, ci dicono, dopo Calaili, potrebbe essere Norton Cuffi, 22enne in forza al Genoa, calciatore di prospettiva che la società ligure sarebbe disposta a cedere per monetizzare, ma soltanto alle proprie condizioni economiche. Tra l'altro ai rossoblù piace molto il profilo di Cajuste, centrocampista che ha appena terminato la sua esperienza con l'Ipswich. Nonostante questi sondaggi esplorativi per la dirigenza partenopea non è ancora arrivato il momento di cambiare radicalmente i propri piani di mercato, l'attenzione principale resta comunque su Calaili e la situazione Echila. Però il Napoli fa bene, diciamo, a imbastire anche una chiacchiera avanzata per un eventuale piano B, perché sappiamo benissimo che poi in 24 ore può cambiare tutto in fase di mercato e poi ti ritrovi col cerino in mano, cosa che non vogliamo e che il Napoli poi non farà, visto come si sta muovendo. Le parole di Manna, che ha detto dobbiamo prima far uscire, siamo tanti, eccetera eccetera, quindi le valutazioni, non si è sbottonato nelle dichiarazioni per quanto riguarda il mercato, ma non si sarebbe sbottonato nemmeno se il Napoli doveva comprare per forza. È una situazione che comunque non vedremo mai, ma da nessuno in fase di mercato, nessun direttore sportivo come nessun presidente e nessuna società si va a sbottonare dando poi qualche indizio per far arrivare avvoltoi che poi sulle tue trattative vanno un attimo a creare delle aste e non va bene. Ecco perché secondo me Manna, al di là della situazione reale, che dobbiamo sicuramente cedere perché siamo tantissimi per far arrivare qualcuno di nuovo, sicuramente diciamo le dichiarazioni sono in base al non sbottonarsi in fase di mercato, perché è giusto che sia così. Quindi il Genoa, possibilità per Cajuste, e noi monitoriamo questa situazione. Norton Cuffi, c'è l'accordo con il Boca per Ceballos, se ne è parlato e se ne parlava già da tempo. Noi abbiamo fatto un paio di contenuti analizzando la situazione infortuni di Ceballos, che per quanto mi riguarda resta critica perché ha saltato tantissime partite pur essendo un calciatore giovane, ma a quanto pare c'è l'intesa col Boca, col calciatore c'era già. Il Napoli torna con decisione su Ceballos dopo il tentativo dello scorso gennaio. Il club azzurro è pronto ad affrontare il colpo per l'esterno offensivo del Boca, ritenuto uno dei profili di maggiore prospettiva del calcio argentino. L'operazione, rimasta in sospeso per mesi, potrebbe ora entrare nella fase decisiva. La dirigenza azzurra considera Ceballos un investimento tecnico e patrimoniale, convinta delle enormi potenzialità del classe 2002. È un'operazione che si può chiudere a poco, tra virgolette, in base alle cifre di mercato che vediamo in Europa, e potrebbe sicuramente, diciamo, risultare un colpo ed un'eventuale plusvalenza viste le caratteristiche tecniche del calciatore, che non sto qui assolutamente a discuterle. Uno contro uno, tutti e due i piedi, diciamo che non si fa alcun problema se l'avversario ti si pone davanti a 1 metro, a 30 centimetri o lo tieni lontano, comunque sa benissimo come muoversi e ha tanta qualità. Però resta quella situazione infortuni che abbiamo già analizzato ovviamente sul canale, non può essere secondo me messa da parte. L'affare però a gennaio non può essere concluso a causa del blocco imposto dall'indice di liquidità, e quindi il Napoli ritorna ovviamente su Ceballos e c'è l'accordo con il Boca Juniors e col calciatore ovviamente ci si è già accordati da tempo, quindi potrebbe essere anche in chiusura Ceballos, visto che il Napoli deve valutare tanti calciatori eccetera, le chiacchiere sono tante, ma qualcuno partirà dal punto di vista degli esterni e quindi si farà diciamo
qualcosina in entrata, perché a quanto abbiamo letto comunque Neres non è nemmeno sicuro del posto per la stessa situazione fisica che poi potrebbe riguardare anche chi fai entrare, ma noi ci auguriamo che sia stato solo un periodo difficile e sfortunato per Ceballos, perché poi cambiare Neres con Ceballos, al di là della situazione tecnica, ti ritrovi comunque con un calciatore abbastanza fragile fisicamente. Il ruolo di Tevez e il sì di Allegri nel corso della trattativa ci sarebbe stato anche un contatto diretto tra Conte e Tevez in quel di gennaio. L'ex allenatore avrebbe chiesto informazioni non solo sulle qualità tecniche e Tevez avrebbe espresso un giudizio estremamente positivo anche per quanto riguarda il comportamento fuori dal campo. Quindi ci interessa anche questo: educazione fuori dal campo, rispetto per tutti, uomo da spogliatoio che non rischia di ammutinarsi dopo in una chiacchiera o dopo qualche dichiarazione, o magari qualche tifoso posta un video social che non gli va bene e cancelli tutte le foto da Instagram. L'abbiamo visto anche in passato con calciatori che erano del Napoli, ovviamente con Osimhen, ma non era un tifoso, ma fu stesso il Napoli con quel TikTok eccetera. E poi Osimhen, giustamente, avendo 14 anni dal punto di vista cerebrale, si è girato poi in quella maniera. Detto questo, passiamo, diciamo, di passaggio a questa situazione. Beukema si è affacciato l'Al-Hilal dall'Arabia, il Napoli valuta il calciatore 30 milioni di euro, ma io non credo che il Napoli si privi di Beukema avendolo acquistato, diciamo, non da 10 anni, e quindi nel caso arrivi un'offerta che superi la valutazione del Napoli da 30 milioni a salire, ci puoi fare anche un pensierino e fare entrare ovviamente qualche altro difensore, così come Chila che deve entrare, uscirà a qualcun altro a far posto nella lista. Però queste offerte dall'Arabia dobbiamo sicuramente prenderle con le pinze, perché non c'è niente assolutamente di sicuro. Come abbiamo detto a inizio video, Manna è stato a Milano per piazzare sia Cajuste ma anche Milinkovic-Savic, ce lo dice Niccolò Schira. Giovanni Manna in azione a Milano in queste ore, al lavoro per piazzare diversi esuberi e regalare il primo colpo a Max Allegri. Intanto il Besiktas dalla Turchia, che in Turchia sono impazziti in fase di mercato, vogliono tutto e tutti, e poi quando ci sediamo a fare i conti dal punto di vista economico, ma qua non va bene, là trovo un intoppo eccetera, quindi diciamo che si buttano su tutti i calciatori, però portano a casa ben poco. Noi ci auguriamo che nel caso il Napoli ha messo Savic sul mercato, che la trattativa vada avanti e magari vada pure in porto, perché poi dilungarsi su tutte le trattative sicuramente non porta a niente. Quelle là che già sai che devono partire, quanto prima si piazzano meglio è. Intanto il Besiktas, a quanto stavo leggendo, ha chiesto informazioni su Okoye dell'Udinese e Milinkovic-Savic per il ruolo di portiere. Questo ce lo dice ovviamente Niccolò Schira, ed è un Napoli che non è fermo. Non possiamo dire che il Napoli è fermo e non possiamo nemmeno dire quando ci muoviamo. Il Napoli comunque sta lavorando sotto traccia e lo si vede comunque dai nomi che girano, perché sono sempre gli stessi, e quindi vuol dire che le chiacchiere su questi stessi nomi sono più avanzate di quanto si crede. E quando ci sarà il momento propizio per poter tesserare e far entrare qualcuno, avendo ceduto calciatori, perché ricordiamo che le liste del Napoli con i criteri da compilare sono assolutamente sature. Vado a riprendere la lista dei 17 che avevo da una qualche parte, sì, ovviamente la trovo al volo così ci capiamo perfettamente. Neres, McTominay, Anghissà, Lobotka, Oilund, Lucca, Giovane, Allison, De Bruyne, Gilmour, Spinazzola, Gutierrez, Rachmani, Beukema, Olivera, Rafa Marin e Savic. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sono i 17 della lista senza restrizioni. Quindi se tu vuoi fare entrare un Mario Chila, vuoi fare entrare lo stesso Zeballos che ha 24 anni, comunque uscirà qualcuno, e i possibili in uscita da questa lista possono essere Anghissà, ne abbiamo già parlato, Giovane e Lucca. Giovane potrebbe finire sul mercato, Lucca sicuramente verrà valutato, ma tra virgolette credo che il Napoli lo mandi in prestito da qualche parte. Rafa Marin è quello che potrebbe essere valutato e diciamo magari tenuto da questa situazione
di mercato, e Savic ne abbiamo appena parlato, il Besiktas è sulle orme del portiere e il Napoli è da un bel po' che comunque ha già diciamo fatto sapere che tra i due portieri è Savic quello che finisce sul mercato. Se sfoltiamo questa lista, 2 o 3 calciatori che escono, ne entreranno ovviamente altri 3, senza considerare i ritorni di Ngong, Foloruscio, Lindstrom, eccetera, 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 che verranno sì valutati, ma probabilmente verranno valutati per il prezzo del cartellino e quanto riusciamo a farci dare da calciatori così come Lindstrom, che ho visto è stato valutato 15 milioni di euro. Magari qualcuno in questa sessione di mercato, di questi rientri che poi giriamo sempre in prestito in tutte le sessioni da un bel po', qualcuno lo mandiamo via e riusciamo anche a fare cassa. Concludo perché ovviamente mi prendo la conclusione del video per salutare Juan Jesus, che scaduto il contratto ha lasciato Napoli definitivamente. È stato bello avere Juan Jesus in rosa, anche perché al di là della partita dove ti incazzi e la partita dove fa bene, poi arriva l'altra partita dove magari non al 100% e ti fa la cappellata, è stato sempre un uomo spogliatoio ed è stato sempre uno che ha sudato la maglia e ha voluto bene e vorrà sempre bene a Napoli e a noi napoletani. Ecco perché è ricambiato, stima reciproca per quanto riguarda Juan Jesus e anche Elmas, che ovviamente fine prestito torna all'Ipsia ed è stato bello riaverlo. Io ricordo benissimo quanto ero entusiasta quando l'abbiamo ripreso in prestito e comunque torna Elmas, che bello, può fare questo, questo, questo e quell'altro. Infatti è una situazione che poi analizzeremo sul canale, perché io sicuramente forse tra 17, 19, chi dice 16, chi dice 20 milioni il riscatto potevano essere tanti soldi, però per ciò che ti può dare dal punto di vista della duttilità, ecco, quando ci sono situazioni gravi dal punto di vista degli infortuni, Elmas è grasso che cola e resterà grasso che cola. Però giustamente, e lo analizzeremo in questi giorni sul canale, Allegri non ha lo stesso andazzo di Conte dal punto di vista degli infortuni, e numeri alla mano vi farò sapere, perché ovviamente le ricerche continuano. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!